Com'è che si chiama quella canzone? Quale? Ma sì, dai, un bel di vedremo levarsi un fil di fumo. Com'è che era? Si chiama Aria, non canzone, Aria. Con aria si intende un pezzo solistico a volte intervallato con interventi del coro. Nell'aria l'attenzione dello spettatore è tutta concentrata sul solista. In essa la dimensione musicale prende il sopravvento su quella drammaturgica, cioè dell'azione, coincidendo quindi con dei momenti di staticità drammaturgica. È un momento molto introspettivo, in cui si entra nei sentimenti del personaggio. Un celebre esempio di aria potrebbe essere sono il peccatum della città, sono il peccatum della città, della città, della città, Esistono poi i duetti, i terzetti, i quartetti, che altro non sono, come suggeriscono i nomi stessi, brani a 2 voci, 3 voci o 4 voci. Un esempio di duetto, per rimanere sempre nel Barbiere di Siviglia, potrebbe essere dammi eternità. Dammi eternità. E poi esiste il concertato, nel quale gli interpreti solisti si intrecciano con le voci del coro. Un celebre esempio, tratto sempre dal Barbiere di Siviglia, potrebbe essere La forma dell'aria è così strutturata: recitativo, cantabile o cavatina e cabaletta. Il recitativo è una forma musicale a sé stante, molto curiosa e diversa da tutte le altre, definita come recitar cantando. Una via di mezzo, insomma, tra il cantato pieno ed il parlato. Un esempio di recitativo, sempre tratto dal Barbiere di Siviglia, Bravo signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. il cantabile, che come dice l'aggettivo stesso si presta a essere cantato o è stato composto per essere cantato, è una parte dell'aria diciamo meno virtuosistica e quindi con una melodia più semplice. La cavatina invece è quella parte dell'aria più brillante, più virtuosistica. Entrambe sono in genere eseguite poi da una cavaletta. Invece la parte finale di un concertato si chiama stretta. Con il termine cabaletta si indica la parte finale di un'aria o di un duetto. Nella cabaletta vi è un tema melodico ripetuto 2 volte, la seconda delle quali variata a piacimento del cantante. Nel mezzo tra l'una e l'altra ripetizione vi è un ritornello orchestrale che prevede la partecipazione del coro. Diciamo che non tutte le arie sono però così strutturate. A seconda dell'epoca, del periodo, del compositore, ci sono strutture diverse. Per riassumere molto brevemente, dopo l'aria bipartita AB A primo, in auge nell'opera del 600, e l'aria con da capo, quindi A, B, A primo, sviluppatasi nell'opera seria del 700.
Agli albori del XIX secolo, le forme più libere delle arie d'opera buffa condussero alla polarizzazione del discorso musicale su due movimenti contrastanti, cantabile e una cabaletta. Raccordati tra loro da un tempo di mezzo. Ma quanto la fai lunga però! Ma veramente io avrei finito.